io sono il maestro Enrico Randi. Questo che avete appena visto è un movimento che si chiama Yen Shong Gong Chuen, vuol dire praticamente pugno nascosto, ed è il movimento numero 10 della forma Cavalcare il Drago, una forma che io ho autocomposto e che è la seconda che insegno nei miei corsi in presenza, estraendo tutti i movimenti dalla Lao Jai Lu. Queste forme corte hanno il senso di, diciamo, aiutare lo studente ad approcciarsi a una forma come la Lao Jai Lu, che invece è una forma lunga, che ha 74-76 movimenti in base al maestro. Non cambia la forma, cambia come si classificano i movimenti, quindi può essere 74-76, anche 75. E niente, è una forma lunga che dura mezz'ora, quindi se io la faccio non rispettando i criteri di postura, eccetera, mi faccio male praticamente. Non ha senso imparare 74 o 76 movimenti senza farli in maniera cosciente. Quindi queste forme corte hanno appunto lo scopo di il petto rimane chiuso, quindi le braccia non vanno tanto indietro, però vanno all'esterno il più possibile. In questo momento sto sentendo tutti i tendini delle mani, dal dito medio di una mano al dito medio dell'altra mano, sto sentendo che tirano. Intanto col Chan Se Jin, sempre con la forza di avvolgimento, l'energia di avvolgimento della seta, che è quella che ci guida nelle forme, è quella che c'è sempre quando spostiamo il peso, è quella che c'è sempre quando facciamo un Faji, è l'energia del Tai Chi. Sposto il peso nella gamba sinistra. Ok, quando chiudo le braccia, torno indietro col peso sulla gamba destra. Mentre torno indietro, questa mano diventa pugno. 1, 2, 3. Diventa pugno e si gira verso l'alto, mentre l'altra mano rimane avanzata, così. Ok, adesso quando vado a dare il pugno devo andare. Se non togliessi questa mano mi colpirei, devo andare in quel punto dove c'è la mano. Questa mano qui davanti ha il senso, per esempio potrebbe afferrare e tirare verso di me il bersaglio. Quando do il pugno c'ho una riga qui a metà, ecco qui il pugno va dato lì, è il punto dove c'ho più forza, metà della riga che ho dei piedi in alto, a questa altezza qui. Il pugno non va, come vedo molto spesso, non parte da di qui, non parte da basso, perché sennò quando vado su una componente della forza me lo fa schizzare, invece deve andare dritto, in maniera che tutta la quantità di moto che riesco a imprimere nella mia mano si scarichi sul bersaglio.
Quindi parte da qui, vicino al cuore, e va dritto, dritto. E guardo anche dove vado a colpire. Non vado, ma guardo dove vado a colpire. Come ogni fagin, la forza è sempre opposta. Quindi qui c'ho una forza che va avanti e una che va indietro, che è nel gomito. Quindi non devo focalizzare solo nel pugno, ma devo avere entrambe le direzioni. Anzi, il mio maestro dice 6, forza 6 e 4. Forza 6 e 4. Non è 10 e 0, ma neanche 8 e 2. 5 e 5 oppure addirittura 6 e 4. Quindi non dimentichiamoci di questo. Quindi il pugno quando parte morbido è chiuso poco e si chiude fortemente solo nel momento dell'impatto, per poi rilassarsi di nuovo. Non dimenticate di cliccare mi piace, di iscrivervi al canale YouTube dell'associazione e nel caso qualcuno fosse interessato ad avere maggiori informazioni su di me, sulla mia associazione e sui corsi che tengo in presenza a Imola, può visitare il sito www.associazionedaodegin.it. Grazie.